Bentornati nel mio podcast Un Italiano in Danimarca. Se sei ancora qui, grazie per aver visto le altre puntate. Se sei nuovo, benvenuto. Ormai sta diventando un appuntamento fisso. Prima di continuare, se non l'hai ancora fatto, ricordati di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi episodi. In questa puntata andiamo a vedere un argomento che in pochi conoscono riguardo questa nazione. Adesso accomodatevi e buon ascolto o buona visione. Un Italiano in Danimarca, il podcast. Come dicevo, anche oggi trattiamo un argomento che in pochi conoscono riguardo questa nazione. No, telecamera! No. Hai rotto il cazzo. Di cosa sto parlando? Oi, Mare Nostrum, dai ordine al tuo Shanghai di aiutarmi, a secondarmi nello sbarco, rapido! Ovviamente della situazione di luce e buio. In che senso? Quando una persona pensa ai paesi scandinavi, pensa a 6 mesi di luce e 6 mesi di buio. Ti devi spaventare! Esatto, ma non qui. Parere mio personale, sbaglierò, amen. Qui è leggermente diversa la situazione, come tutto, perché d'estate non so quante ore di luce abbiamo, ma davvero tantissime, mentre d'inverno la situazione è al contrario. Vi spiego. E tanto che aspettavo un'occasione così. Premessa, c'è da dire che poche o tante che siano non si alternano mai in 6 mesi di luce e 6 mesi di buio. Non permettere mai più. È decisamente più graduale la situazione qui, e per fortuna direi. Attualmente siamo a luglio e abbiamo qualcosa come 17 ore di luce. La situazione andrà avanti così all'incirca fino ad agosto/settembre, quando poi gradualmente inizierà a calare. Ovviamente poi tornerà alla versione invernale, dove avremo per qualche mese 6-7 ore di luce al massimo. Com'è vivere con così poche ore di luce? Ma io che cazzo ne so, scusa. Uno schifo. Dillo alla mamma. Dillo all'avvocato. Cioè, fermi un momento, uno schifo no, però è davvero stranissimo se non sei abituato al fatto che alle 3 del pomeriggio sia già piena notte. Ovviamente non ci si abitua facilmente a questa cosa. Vieni Omar, attento che è stretto. Altra cosa da tenere in considerazione, durante il periodo invernale devi assumere vitamina D, altrimenti ti senti uno straccio di... Io di solito faccio un mix. Serve ad aiutare il nostro organismo nell'assunzione di determinate componenti che vengono a mancare in assenza di luce o comunque del sole. È medico, dov'è che ha studiato? Ma questo, come sempre, è un altro discorso. Io, ovviamente, secondo voi, in quale periodo dell'anno posso mai essere arrivato a Copenaghen? Questa è benzina. Estate? Manco per il Sono arrivato in pieno inverno, quando le ore di luce erano un disastro. L'ambientamento è stato davvero molto difficile durante il primo periodo. La Madonna! Altro giro, altra corsa. C'è da dire che qui, essendo un paese nordico, hai la possibilità di vedere una cosa davvero fighissima. Che cosa? Le Northern Light o Aurora Boreale, chiamatela come volete. Oh my god! Decisamente non è inusuale vederle anche qui durante l'inverno, anche se ancora non siamo così a nord. Io, come al solito, non ho questo culo e non ho avuto la possibilità di vederle. In ogni caso, come in ogni video, ho spaziato tra gli argomenti più disparati, toccando tutti gli argomenti che mi venivano in mente. Forse sarebbe il caso di cambiare il nome a questo format in 5 minuti di cosa In ogni caso, se sei arrivato fino a qui, commenta con questa emoji. Per il resto, se avete domande, curiosità o commenti a riguardo, vi aspetto nei commenti. Sarò ben lieto di rispondere ad ognuno di voi. Meno del 15% delle persone che guardano i miei video è iscritto al canale, quindi non ti costa nulla, iscriviti, è gratis. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. In descrizione ti lascio anche i link dei miei social dove puoi seguirmi. Come sempre, grazie per aver visto la puntata e ci vediamo alla prossima puntata di Un Italiano in Danimarca.